Bene, è arrivato il momento anche di lasciare Osaka. Ora andiamo verso Tokyo e prenderemo per la prima volta lo Shinkansen, che è il treno più famoso del mondo perché è rinomato per la sua alta velocità, sua efficienza, della sua puntualità. Perciò, la prendiamo insieme e vi darò qualche tips. Sono emozionato, ma non per il treno in sé, ma per mangiare sul treno. Eccoci all'interno della stazione Shin Osaka. È pieno di posti dove comprare i tickets. Noi li abbiamo già comprati online, perciò stiamo tranquilli. Intanto cerchiamo un bel negozio dove vendono il cibo, perché non ho ancora fatto colazione. Ho fame. Eccoli qui. Vedete tutti questi piatti, dei set, questi qui in giapponese si chiamano bento, ma più precisamente questi qui si chiamano ekiben perché sono dei bento che si mangiano appositamente sui treni. Ci sono già queste figure che mi fanno venire l'acquolina in bocca, figuratevi dal vivo. C'è una vastissima scelta di bento, costano circa 8, 9, 10 euro così. Vabbè, dipende dalla qualità di cosa volete mangiare, tipo se mangiate Wagyu, certo che costa di più. Sul frigo vedete tutto chiuso, inscatolato. Qui sopra invece, vedete, c'è la scatola, all'interno sono così. Perciò quello che vi piace lo prendete. No, guardate questo, un bento a forma di Shinkansen Hello Kitty. Ma che carino, guardate. Prendiamo il cestino che sennò pensano che voglia rubare. Perché da fuori si vede meglio, no? Questo mi ispira, eccolo qua. Intanto compriamo questi qui, poi dopo se ne troviamo altri che mi ispirano li compro. Shopping bag, yes. Thank you. Arigato gozaimasu. Compere fatte. Nella stazione dello Shinkansen di Osaka ci sono tantissimi locali dove poter mangiare, ci sono ristoranti, ci sono le caffetterie, se avete tempo potete tranquillamente stare qui, riposare e mangiare qualcosa, no? Ci sono anche gli street food, ho visto degli street food, non me l'aspettavo. Fanno un momento i magabayaki, il tipico dolce giapponese, guardate, c'è sto profumino che mi ha invogliato. Che diceva, wa e wa, card, no card. Che carini qui, sono tutti carinissimi. Entriamo e ci dà il biglietto elettronico. Ok, arigato gozaimasu. Prima di andare nei binari andiamo alla ricerca di altro bento perché mi sa che non mi basta. Speriamo di trovare qualche bento col sushi perché ho una voglia matta di sushi adesso, proprio adesso. Guarda qui. C'è il sushi, c'è il sushi. Ma c'è il sushi. Andiamo da un'altra parte. Ah beh, qui c'è una vastissima scelta. Ok, lì era solo una piccolissima parte ed è qui che possiamo trovare il sushi, vero? Questo spacca secondo me. Però c'ho già il dolce, ho già comprato il dolce, perciò passiamo stavolta. Abbiamo trovato qualcosina. C'è questo qui di Hello Kitty, ma non lo voglio più Hello Kitty, c'ho già il trenino. Questo qui mi ispira, dai. È l'unico che mi ispira. Prendiamolo. Qui raga veramente si fidano di tutti, non c'è nessuno che controlla. Cioè io potrei tranquillamente prendere sta porzione, metterlo nella busta e andare via. Il treno che prenderemo noi è questo qui che arriva alle 12:06. Dopo vediamo se arriva puntuale perché dicono che sono molto puntuali. Comunque le stazioni qui in Giappone basta che c'è il biglietto e puoi salire ovunque vuoi, in qualsiasi binario. Perciò adesso siamo saliti in anticipo e qui possiamo già ammirare i Shinkansen, spettacolo unico del suo genere perché non vedrete altri treni, vedrete solamente questo tipo di treno che è il treno ad alta velocità giapponese. Anche noi prenderemo il treno Nozomi N700 che è il modello più nuovo ed è quello più veloce in assoluto tra i Shinkansen. Raga, non vedo l'ora, dicono che viaggia sui 300 km/h. Ma quanto è lungo sto treno? Cioè non finiva più. Poi attenzione raga che per fare la fila non è una fila così a fila indiana, ma dovete seguire questa linea qui. Vedete? Oh, è arrivato! E comunque ho scoperto che il nostro è N700S, il top del top, ancora più nuovo, con la S. Oh.
Sì, ho trovato un posto, che bello. Beh, comunque sono 12:06. Ho sentito che qui sui treni in Giappone si parla pianissimo, tipo una cosa del genere. Il posto è bello spazioso, raga. Guardate. Posso dormire? Guardate. Cioè, qui abbiamo pure l'aggancio. Qui c'è il tavolino poi. Guardate. Qui ci stanno gli altri servizi, tipo c'è l'attacco che sta qui. Ed c'è la presa elettrica e c'è pure il wifi gratuito. Vediamo se è vero. Non si carica. Raga, è un wifi finto. È tutta una falsa. Vediamo quanto viaggia il treno. Non si vede. Comunque diciamo che il silenzio dei treni in Giappone, sì, è silenzioso, ma neanche così esagerato. Cioè, la gente se vuole parlare parla, non è che ti linciano se parli, non è che urli, neanche in Italia urlano sui treni. La gente normale non parla ad alta voce, urla, si mette a saltellare, a fare festa sul treno. Si porta a vedere il bagno. Ecco raga il bagno, vediamo com'è. È chiuso e vai. E qui c'è un altro bagno, sono 80.000 bagni. Qui c'è il lavandino, lo specchio, e qui c'hanno tipo 3 bagni, c'è un bagno qui e un bagno qui per solo uomini. Intanto faccio vedere questo qui per solo uomini, ok? C'è qui fa la pipì, c'è il mini lavandino, qui c'è pure per appendere la vostra borsa. E questo è il bagno per tutti. Cioè, è minuscolo, sembra un bagno della maggior parte degli hotel che si trovano in Giappone, solamente che non c'è la vasca. Qui è per mettere il bambino, no, che sta buono qui appeso. Qui c'è un mini lavandino, c'è il cesso che è tecnologico pure qui. No, vabbè, raga. Guardate. Wow! Questo è il bidet per la donna. Questo è il bidet per il di dietro, poi qui invece c'è il water pressure che è per regolare la pressione del getto d'acqua, poi qui è per tirare giù l'acqua e qui è per il servizio. E c'è il bidone che è così. Comunque qui si può parlare tranquillamente perché non disturbo la quiete della gente che riposa. Oh, ma veramente? Sono silenziosi un botto qui. Perciò ti fa sentire in soggezione. Ritorno al mio posto, per non sentirmi in imbarazzo, sto zitto. E della gente che mangia, però non parla, cioè non chiacchiera. Qui c'è un ragazzino capotreno che fa i controlli del biglietto. Arigato gozaimasu. Che carino sto ragazzo, cioè gentilissimo con tutti. Immaginatevi se non avessi avuto il biglietto, tipo come succede in Italia. Ho beccato parecchie volte sui treni in Italia e sono i ragazzini che non hanno il biglietto, no? Cosa fa il controllore? Arigato gozaimasu. Guarda che bello. Ecco, sì, metti un po' di musica così e comincia a mangiare. E vai, non ho ancora fatto colazione, c'è famissimo. Allora, mangiamo questi imagawayaki, che sono dei dolci tipici giapponesi. Li avevo già mangiato in Cina, non so se vi ricordate dei miei video precedenti, che in cinese si chiama chelunpin, cioè la focaccia a forma di ruota, ma in realtà è un dolce tipico giapponese che si chiama imagawayaki ed è morbidissimo. Buon appetito! Guarda, sta buono. All'interno c'è la purea di fagiolo comune, dolce, molto cremoso. Si sente anche il fagiolo, cioè è un fagiolo tritato alla fine. La consistenza è tipo patata, ma più fagioloso. E fuori è morbidissimo, cioè. Ora mangiamo questo qui con i fagioli rossi azuki. Wow, all'interno proprio si sentono i pezzetti di fagioli rossi azuki ed è dolce, fuori sempre morbidissimo. E per 2 di questi abbiamo speso 220 yen, 1,20 € tipo, pochissimo. Non è che se siamo in una stazione il cibo costa di più, ma anche i bento che abbiamo comprato non costano neanche così tantissimo. È arrivato il momento dei bento. Wow, sono caldi. Io pensavo fossero dei frigoriferi lì.
È riscaldato. C'è la bacchetta e il fazzoletto umido, ma che meraviglia. C'è un po' di tutto, guardate, c'è il riso, la verdura, c'è il pesce, c'è la rapa, dei gamberi fritti, metà uovo sodo, c'è pure la salsa di soia. Buon appetito. Il riso è già stato condito, tipo il riso del sushi, quello un po' dolce, un po' aspro. Un po' di tutto, cioè, fighissimo. Una carota ben cotta, morbidissima, scende in bocca. Questo qui mi sa che bisogna mangiarlo alla fine perché è dolce, è il dessert. Bella pioggia di salsa di soia. Basta che non mi dimentico, se no mi soffoco. E vabbè, c'è il fritto che è morbidissimo. Una cosa fredda, non è appena fatto, cos'è che ti aspetti? Basta che ti riempi, no? È già qualcosa che il riso è gustoso. Soprattutto queste verduline, la rapa, il zenzero, sono tutti tipo marinate, sono un po' dolci. Anche il cetriolo è dolce, va bene, ora passi mai Hello Kitty. Oh, tada! È un mini bento a forma di trenino, tema Hello Kitty. Raga, è per bambini perché la porzione è veramente minuscola, non riempie una persona adulta. Cioè, aspetta, ho sentito che le ragazze giapponesi mangiano poco, dovrebbe bastare per loro. Però per me no. Vabbè, c'è un po' di tutto, c'è il fish cake a forma di Hello Kitty. C'è il riso, il roll di omelette stile giapponese, un po' di wurstel. Questa bustina, non ho capito ancora. Sarà un condimento per il riso. È una gelatina di frutta. Metà Hello Kitty. È un fish cake, elastico, sembra una gomma, un po' dolce. Il riso? Veramente minuscola la porzione, lo mangerei in 2 secondi. Un pezzettino di wurstel, delle strisce di omelette, all'interno del riso c'è pure un po' di carne, roll di omelette giapponese. Questo mi piace un bel po', anche i nigiri con questo qui sopra, mi piace un botto, c'è pure l'edamame. E poi cos'è questo? C'è la formina sotto, sembra un dolce, però mi sa più una polpetta tipo un hamburger con una salsa di ketchup sopra. E nel bento di Hello Kitty c'è pure un regalino, una figurina. Finalmente è arrivato il momento del sushi, che bello, sembra molto luxury. Non è che stiamo per arrivare perché già il treno che viaggia spedito a 300 km all'ora e io sto mangiando piano piano e all'interno c'è un fazzoletto umido, una busta di wasabi, una busta di salsa di soia, sono 2, 4, 6, 7 nigiri differenti e in centro c'è un onigiri con strisce di uova. Ogni nigiri è diviso da questa formina di plastica, perciò dobbiamo stare attenti a non mangiarci anche la plastichina. Allora, scusatemi, dalla copertina tutto verde, credevo fosse la wasabi, poi ho letto la bustina e c'è scritto che è zenzero, ok? È zenzero. Dobbiamo stare attentissimi perché potrebbe cadere tutto. Mettiamo salsa di soia su tutto. Sono le 12:52, già 2 fermate abbiamo fatto, Kyoto e Nagoya. Dai, speriamo di riuscire a finire tutto prima di arrivare. Guardate sti nigiri, cioè un pallone di riso. Che schifo. C'è il pesce che è duro. Devo mangiare il riso con la plastica sopra. Forse questo è al centro il più buono. Ok, ho capito. La prossima volta saprò di evitare il sushi come bento. Ecco perché è così difficile da trovarlo. Forse perché non lo mangia nessuno, per questo non riescono a venderlo. Anche il gambero, non sa di gambero. L'unica cosa positiva è il riso, che è un pochino dolce, abbastanza gustoso, e lo zenzero. Cioè, lo zenzero è buono. Mangiamo sto nigiri di carne. Beh, questo c'ha un bel pezzettino di carne, Questo era abbastanza buono, Comunque i bento non mi emanano così tanto odore, anzi non mi emanano proprio l'odore. Sono fatti apposta per essere mangiati all'interno dei treni, molto leggero e poco speziato. Ma che roba è questo? Questo è un riso all'interno di una foglia di non so. Ho bisogno di acqua, è appiccicato dalla bocca. All'interno c'è il pesce cotto, è buono, però molto molto appiccicoso. Sto per soffocare. Camera, ma che cacchio mi hai dato? Caffè latte. Sto abbinando il caffè latte al sushi. Riprendetelo. Però grazie comunque, mi hai salvato la vita. Aspetta.
Aspettiamo ancora 5 minuti perché siamo vicinissimi a uno spettacolo della natura. Siete pronti? Visto che figata, il Monte Fuji abbiamo visto. Se salite nello Shinkansen vi consiglio di mettervi in questi posti, tutta questa fila qui, la D e la E, così potrete ammirare il Monte Fuji, anche voi. Oh, benvenuti a Tokyo! C'è un'afa terribile. Ci sta che non abbiamo beccato la pioggia perché questi giorni diluviava dappertutto e oggi è sereno, ma fa caldo, molto 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 caldo. Comunque raga, siamo arrivati alle 14:33 esatte. Un biglietto per lo Shinkansen costa 13.870 yen, che è pari a 81,60 € circa. Ma questo qui è il biglietto con i posti non assegnati, perciò posti liberi. Cosa vuol dire? Che dalla carrozza 1 alla carrozza 3 tutti i posti che vedete potete sedervi. Invece dalla terza carrozza in poi ci sono i posti riservati che costano un pochino di più. E niente raga, è arrivato a termine pure questa puntata qui. Grazie di essere arrivati fin qui, spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Non dimenticatevi del like e del follow se non l'avete ancora fatto, così da essere aggiornati sulle nostre prossime avventure in giro per il mondo. Ci vediamo al prossimo video, vabbè, ciao!